A sto punto che si fa? Ragazzi, finalmente Le Mans Ultimate arriva a giorno 20, ma in accesso anticipato. E quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, ho raccolto un po' di robette che andiamo a vedere in questo video. Per prima cosa direi di andare a fare la solita analisi del teaser che è appena uscito per vedere effettivamente cosa è cambiato, quali auto ci sono, se troviamo qualche piccolo dettaglietto. Via, mettiamo riproduzione 0,5 e partiamo. Allora, innanzitutto siamo sulle Man qui, vediamo le Hypercar, la Toyota, la Porsche, ok. Eccola qua, la bellissima Ferrari. Dietro cosa c'è? Dietro cosa c'è? Ah, una Porsche Hypercar. Eccole qua, belle schierate, le P2 ragazzi. Queste sono le P2, le possiamo vedere anche qui, dall'adesivetto che troviamo qua, nella parte frontale. Guardate, sono belle le P2. Hanno aggiunto tantissime livree sulle P2. Qua siamo sul circuito di Spa e vediamo che sono stati aggiunti gli spalti. Quindi probabilmente questo è un laser scan nuovo di Spa, il primo laser scan nuovo 2024. Vediamo, andiamo avanti. Nel frattempo qua vediamo la Peugeot 308, la Toyota, altra Peugeot 308, Porsche. Eccoci qua. Qua siamo a bordo di una Peugeot, mi sa, 308. Qua la vista frontale, raga, ma che bella è! Ma è che follia hanno fatto quella di non mettere l'ala posteriore. Infatti credo che da questa stagione la metteranno di nuovo, perché è veramente complicato gestire un'auto senza il downforce dell'ala. Ma che figa però. Ok, già passiamo qui alle Porsche GTE. Sempre la Ferrari Hypercar. Ancora Porsche. Davanti c'è un'auto che si sbinna. E indovinate qual è? La 308, perché ovviamente mi sa che questo sarà il ruolo della 308 per il 2024. E qua iniziamo a vedere Porsche e Toyota. Quindi già ce l'avevamo. Occhi tracciati, perché potrebbe essere anche il Portogallo. Vediamo. Sì, raga, Portogallo. Ragazzi, qui siamo sul circuito di Portimao, quindi Algarve. Che spettacolo. E questa è la prima apparizione ufficiale, almeno quantomeno per i contenuti dello Studio 397, perché diciamo che su Air Factor 2 non c'è sicuramente la versione porting di qualche altro simulatore, ma non è ufficiale. Ancora Porsche, dietro Ferrari 488 GTE. Qui siamo ancora sul circuito di Algarve. Aston Martin presente. E qui, se non erro, questa dovrebbe essere la Cadillac. Sì, è proprio la Cadillac, ragazzi. C'è proprio scritto sul volante, quindi abbiamo anche la presenza della Cadillac. E ci troviamo sul tracciato del Sebring. L'uscita, torniamo un attimo indietro. Questa dovrebbe essere l'uscita del box sull'altro rettilineo, quello diciamo prima dell'ultima curva. Andiamo ancora avanti, vediamo se riusciamo a estrapolare qualche altro dettaglio. Guarda che bellezza, ragazzi, questa Ferrari 499P Hypercar. E qui siamo in Bahrain. Questa è la curva, diciamo, dove Alonso ha sorpassato Hamilton in quel modo clamoroso. E vediamo se riusciamo a capire quali altre auto ci dovrebbero già essere pronte. Che è sempre Toyota. Mamma mia, ragazzi, ma il Bahrain è veramente una roba fotonica. Cioè, veramente stupendo. Qui siamo ancora in Bahrain. Peugeot 308, sempre Porsche. Questa è l'Alpine, quindi la livrea Alpine ufficiale sulle P2. Abbiamo visto come dai numerini delle auto, in base al colore del numero, possiamo vedere se si tratta di un Hypercar o se si tratta di un altro tipo di prototipo, come per esempio la P2. Ancora Ferrari 488 in Bahrain. E qua intanto abbiamo una bella P2 e una 308 qui che sfilano, sempre in Bahrain. Ragazzi, Bahrain è stupendo. E qua siamo a Monza, ok? Ci sarà stato quindi anche un refresh di Monza. Ah, finalmente vediamo la Corvette per la prima volta. E siamo all'interno. Di che auto siamo all'interno? Non lo sappiamo. Qua siamo sempre a Monza. Vi farò venire il mal di testa, ragazzi, però bisogna analizzare così per cercare di capire tutto da questo piccolo teaser. Raga, ma la grafica, cioè, allora, se questa è la grafica del gioco, ragazzi, è il doppio di quella di Air Factor, a livello anche di dettagli, proprio pazzesca. E qui, ragazzi, siamo al Fuji. Questa dovrebbe essere il Fuji. Se questa è l'uscita del box, questa dovrebbe essere curva 1 di Fuji. Non mi vorrei sbagliare, ditemi voi anche nei commenti cosa pensate. E qui ancora atmosfera da Fuji. Dovrebbe essere il Fuji, ragazzi. Questa dovrebbe essere curva 1 al Fuji. Oh, finalmente vediamo per la prima volta anche le Glickenhaus, raga. Queste sono le Glickenhaus, quindi ufficiali anche sulle Man Ultimate. Grandissime le Glickenhaus. E via. 20 febbraio, ragazzi, accesso anticipato. Incredibile. Ora, cosa ci possiamo aspettare noi da questo accesso anticipato di Le Mans Ultimate? E, ragazzi, qua
Ci dividiamo subito in due. C'è chi è arrabbiato perché Le Mans Ultimate non è uscito completo il 20 di febbraio per come era stato premesso, tra l'altro era stato anche rimandato da dicembre, non so se vi ricordate, e c'è invece chi comunque lo accetta così per com'è perché ci sono alcuni vantaggi a prenderlo l'accesso anticipato, sia per quanto riguarda una questione di prezzo e sia per quanto riguarda una questione di godersi tutto lo sviluppo. Quindi a livello di affiancamento a quello che sarà poi lo sviluppo uno se lo gode in maniera diversa, un po' per come è stata la beta e l'alfa online di Air Factor 2 al quale io ho partecipato. Allora, teoricamente a livello di contenuti ci dovrebbero essere tutti i 7 tracciati, quindi Monza, Spa, Sebring, Portimao, Le Mans, Fuji e Bahrain. Per quanto riguarda le auto abbiamo visto quasi tutte le hypercar, se non tutte. L'P2 semplicemente lo reca con tantissime livree, quindi magari sembrano tante, in realtà è solamente un'auto. E per quanto riguarda le GTE comunque già c'erano tutte su Air Factor 2, quindi sicuramente l'avranno importata, avranno fatto un copia e incolla. Ma cosa ci troveremo davanti? Sicuramente Le Mans Ultimate avrà la stessa fisica di Air Factor 2, né più né meno, ma con un'interfaccia totalmente rivista, moderna e con una grafica diciamo al passo coi tempi. Quindi se siete amanti di Air Factor 2 sicuramente so che prenderete l'Early Access accesso anticipato al Day One. Ed essendo che è proprio un Early Access mancheranno tante cose. Sicuramente inizialmente mancherà la possibilità di farsi le livree, la possibilità di organizzare campionati o server privati, mancherà sicuramente il supporto al VR, ma ci sarà comunque il supporto al triplo screen. Lo so che sembra strano da dirlo, ma credo che ci sarà anche il supporto al controller. Bah, vediamo. O almeno, per come ci hanno fatto vedere nel video della Ferrari 499P a Monza, quello lì era fatto proprio con il controller. Cosa troveremo all'interno di Le Mans Ultimate in accesso anticipato? Troveremo la possibilità di giocare in single player che si dovrebbe chiamare, penso, Race Weekend, una roba del genere, dove ci sarà la possibilità in pratica di organizzarsi una gara a 360 gradi. E poi ci sarà sempre il sistema multiplayer come Air Factor 2, quindi il Race Control, che ti darà la possibilità di correre contro gli altri piloti e terrà conto sempre del safety rank e del driver rank. E ovviamente man mano che sale il punteggio si andranno a sbloccare altre sezioni di Le Mans Ultimate. Ora ragazzi, io non so voi, però io sicuramente al prezzo di 30 euro, che su iRacing ci comprate solamente una macchina e una pista e non devo includere neanche il primo mese di abbonamento, avere un gioco dedicato al WEC a me mi mette un hype incredibile pensare di poter mettere le mani sopra questa Ferrari 499P, vedere come funziona la parte ibrida, se c'è una gestione anche su quella, perché ricordiamo il Factor 2 a livello di gestione del consumo della gomma, gestione del consumo del carburante, sensazioni alla guida incredibili. Se ti aggiunge anche un altro livello di simulazione con queste hypercar, magari altre cose da tenere in considerazione come appunto questa parte ibrida, cioè ragazzi superiamo ancora di più il livello. E poi dovrebbero arrivare le altre cose che sono state promesse, ovvero la gara asincrona, quindi la possibilità di gareggiare in modo asincrono, della serie mi faccio le mie 2 ore di endurance, poi lascio la macchina al box e quando per esempio il mio amico in base ai suoi impegni di lavoro decide di poter continuare la nostra gara endurance in maniera asincrona, si trova la macchina pronta al box, lui ci sale sopra e continua la nostra esperienza insieme, il nostro allenamento. Ci aspettiamo pure che siano pronti anche per la prossima 24 ore di Le Mans su Le Mans Ultimate. Ragazzi, purtroppo chi compra qualcosa in accesso anticipato ovviamente sa i rischi che corre. Potrebbe essere, diciamo, un simulatore a metà, come potrebbe essere già in fase avanzata di sviluppo, quindi non si sa precisamente dopo quanto verrà rilasciata la versione ufficiale. C'è da dire però che il vantaggio di chi compra Le Mans Ultimate in accesso anticipato risparmia poi su quello che sarà il prezzo finale del gioco completo. Però ci saranno bug, i server che crashano, potrebbe succedere la qualsiasi, oppure no, non si sa. Sicuramente quello che vi posso dire è che io lo prenderò al day one e cercherò di farci dei video subito dopo, in modo tale che poi potrete scegliere, valutare se effettivamente vale la pena prenderlo adesso, al lancio, oppure aspettare ancora un periodo di sviluppo e magari prenderlo quando sarà lo step di miglioramento successivo. Ah ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che ho aperto anche il Patreon, quindi se volete comprare i miei setup che utilizzo su Air Factor 2, ma arriveranno anche altre robette interessanti e anche i setup di Le Mans Ultimate si spera, potrete farlo, vi lascio il link in descrizione.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video dedicati alle Man Ultimate e noi come sempre ci vediamo in pista, ma sulle Man Ultimate.